Salve e bentornati cari amici followers. Oggi più che tutte le altre volte in cui ho fatto un intro sono felice di trovarmi davanti alla telecamera perché è un'occasione speciale. Come avevo promesso ormai 2 video fa, questo è lo speciale per i 1000 iscritti, il question and answer che ho deciso di approntare per questo traguardo e questa prima pietra miliare che ho raggiunto, ma in realtà dovrei dire abbiamo raggiunto. E quindi è un'occasione felice. Ho deciso, oltre che di parlare più approfonditamente di me e di alcuni aspetti della mia vita, oltre che quelli professionali, e anche di mostrarvi un po' di più dell'angolo da cui faccio i video e da cui prende il nome il canale. E anche un pochino di cose che mi piacciono, mi appassionano, che vedete qui accanto a me, o dietro di me anche, di cui magari cercheremo di parlare un pochino se rimane tempo dopo le domande che ho scelto. Le domande che ho scelto le ho prese da diverse fonti, alcune si trovavano in risposta al mio commento in cui chiedevo di farmi le domande, altre erano un po' sparse qua e là e qualcuna addirittura risaliva ai primi video del canale. Ricordo una in particolare, ricordo che me la fece un utente e a quei tempi, parliamo dell'inizio della scorsa estate, mi ripromisi di dare una risposta e oggi lo faccio. Non so se questa persona segue ancora il canale, spero di sì, è ancora interessata alla domanda, spero che lo sia. Dicevamo 9 domande e 9 risposte. Prima di iniziare il video vero e proprio mi rivolgo alle persone che magari vedono questo contenuto come primo contenuto del canale perché è quello che gli è apparso. Ecco, per i nuovi, io sono Samuel, per gli amici Sam, ho 31 anni, sono uno psicologo. Da qualche mese ho iniziato a fare video su YouTube parlando di cose che sono attinenti alla mia professione, anche qualche volta un po' alla lontana, però di solito la base di partenza è la mia professione. Io sono un clinico, o meglio, mi definisco un clinico e ho alcuni interessi peculiari che riguardano l'isolamento sociale, il fenomeno del ritiro dalla società, alcune nuove dipendenze, in particolare quella da videogiochi e da pornografia, e poi tutta la dimensione della male loneliness, cioè della condizione di solitudine maschile del mondo moderno. Ho parlato di queste cose nei video precedenti, quindi se avete interesse, magari non capite dove siete finiti ora che state guardando questo speciale, ecco, tornate indietro e se avete molta pazienza, perché tendo a essere prolisso, magari scoprite qualcosa che vi interessa. E vi chiedo, se vi va, poi dopo aver visto il resto del canale, se vi è piaciuto, di lasciare un like a questo video, a quelli precedenti, se siete in vena di generosità, e di iscrivervi. A quelli che sono tornati, mi hanno dato il loro supporto, in alcuni casi in una misura che io trovo quasi commovente, vanno i miei più profondi ringraziamenti. Ogni volta che apro la sezione commenti e ogni volta che mi sveglio nel pomeriggio e vedo quello che è successo mentre dormivo, mi sento molto fortunato per quello che ho e per quello che mi date. In particolare ci sono momenti e ci sono commenti, quelli che riguardano le esperienze personali anche particolarmente dolorose, che certe volte mi lasciano quasi senza parole. Vedo che ricevono tanti like e che, oltre al mio naturalmente, e quindi insomma vi ringrazio, ma non dimenticate di ringraziare voi stessi perché rappresentate molto, ecco. Quindi basta indugi, passiamo alla prima domanda. Allora, questa è una domanda di natura tecnica. Qualcuno mi ha chiesto quali sono i libri o i testi, insomma le fonti più utili e adeguate se si vuole imparare la psicologia. Chiaramente se si persegue questo proposito ci sono 2 strade. Una strada è la via accademica, l'altra strada è la via non accademica. Se voi decidete di iscrivervi a un corso di psicologia triennale, chiaramente, quindi ipotizziamo che iniziate il percorso dalla base e vi iscrivete in un'università italiana, molto probabilmente vi verrà consigliato un libro di psicologia generale. Cos'è la psicologia generale? Se per psicologia generale si intende una descrizione del comportamento umano e delle cognizioni a esso retrostanti, che noi conosciamo tramite una serie di scoperte ed esperimenti scientifici. Quindi se si comincia a studiare psicologia dall'inizio, molto probabilmente le prime cose che si imparano sono le descrizioni scientifiche di come la mente umana funziona e di come il comportamento umano è stato nel tempo osservato, studiato e catalogato. Questo è interessante, anche se psicologia generale quasi mai è la materia preferita da chi inizia a studiare psicologia, anche perché di solito è molto vasta, gli esami tendono ad essere un po' difficili perché la materia è veramente, veramente grande, perché considerate che si occupa di tutto, si occupa di memoria, come funziona la percezione,
cioè come facciamo noi a decodificare quello che ci arriva dall'esterno. Descrivere il comportamento umano in tantissimi modi possibili, e parliamo sempre di comportamento non patologico. L'interesse principale dello studio della psicologia generale, per una persona che non ha mai studiato psicologia, è rendersi conto di quanto alcune cognizioni sul comportamento umano che noi pensiamo essere assolute, in realtà poi con l'osservazione scientifica si rivelano essere false. Quindi se uno vuole cominciare a studiare psicologia anche da solo, anche non all'università, e vuole però seguire il percorso classico accademico, qualunque libro che si chiama Psicologia Generale o Manuale di Psicologia Generale è il primo passo. Ve lo anticipo, si tratta di uno studio abbastanza pesante, soprattutto se è fatto da soli, però dà moltissime cognizioni. Poi, se uno si appassiona a questo e vuole espandere in senso accademico la sua conoscenza, allora anche un libro di psicologia sociale, che è invece lo studio del comportamento umano quando l'essere umano è considerato in un gruppo e non come individuo, e poi eventualmente un manuale di psicologia clinica. Ce ne sono tantissimi. Io, se ne devo consigliare uno, consiglierei quello scritto da Del Corno e Lang, che è un manuale che, se non sbaglio, è del 1994, e quindi è abbastanza datato. Però è scritto molto bene per essere un libro italiano. Generalmente i libri scritti da autori italiani tendono ad essere più prolissi e un pochino meno avvicinabili rispetto a quelli tradotti dall'inglese. Se poi la persona ha una passione che è diventata corposa, allora si potrebbe anche pensare di leggere qualcosa di neuropsicologia, o comunque cercare di capire il funzionamento del cervello, perché sempre più spesso ci accorgiamo che le scoperte di psicologi del passato poi in realtà vengono confermate, nel senso che iniziamo a capire a quali aree, a quali collegamenti neuronali corrispondono certe variazioni nel comportamento. Quindi direi che essendo arrivati quasi nel 2026, diciamo, conoscere le basi del funzionamento del cervello è rilevante, ecco. Se invece non si vuole seguire la via tradizionale accademica, allora io non posso che consigliare di fare una cosa molto semplice. Leggere libri di autori, anche di divulgatori di psicologia. Mi viene in mente per esempio Eugenio Borgna, che è un autore italiano molto rispettato. Oppure andare a recuperare libri di autori che erano grandi autori, a prescindere dal fatto che fossero psicologi, comunque erano grandi scrittori, in cui accanto a me, alla mia sinistra, c'è un meraviglioso libro di Sigmund Freud, che è una raccolta di casi clinici, in cui si può osservare il modello di lavoro di Freud, che è una cosa che dal punto di vista accademico non ha grande rilevanza, perché in molti casi parliamo di cose che sono successe più di un secolo fa, molto più di un secolo fa ormai, però dal punto di vista del coinvolgimento parliamo di un autore straordinario che probabilmente nella storia della psicologia ha raggiunto livelli che non sono mai stati replicati. Stessa cosa vale per Jung. Qualsiasi cosa voi leggiate di Jung è scritto in modo meraviglioso. Stessa cosa vale per Wilhelm Reich, Otto Rank, Melanie Klein. Sto citando tutti gli autori della psicodinamica, della psicoanalisi e poi psicodinamica classica, perché semplicemente sono gli scrittori migliori dal punto di vista del coinvolgimento e dell'interesse. Se preferite delle cose un po' più moderne, per esempio, io non sono un grandissimo ammiratore, però Sachs potrebbe fare al caso vostro. Quindi, se non volete seguire la via accademica e vi interessa invece studiare la psicologia per passione, per coinvolgimento, per sapere una cosa in più della propria vita, specialmente se vi interessa la clinica, allora scegliete semplicemente i libri che sono scritti meglio. Questo è il mio consiglio. Passiamo da un mezzo classico di conoscenza a un mezzo invece molto più moderno. Ci sono delle persone che hanno osservato che dietro di me di solito c'è una pila di videogiochi, pila che tra l'altro purtroppo si è assottigliata molto nel tempo, perché ne ho venduti diversi, ho venduto le console, sono passato a giocare principalmente al computer, un po' per mancanza di spazio, un po' per mancanza dell'interesse che avevo prima e del tempo soprattutto. Adesso gioco meno e gioco sempre con videogiochi in copia digitale. Da questo poi alcune persone mi hanno chiesto che cosa ne penso io del videogioco. Immagino perché il videogioco viene spessissimo additato, soprattutto da persone che ne capiscono poco o comunque hanno qualche interesse, diciamo, vario ed eventuale, come un po' un flagello per la salute mentale dei giovani.
specialmente dei giovani, posto che ormai non sono solo i giovani a giocare, anzi. Intanto, per rispondere a questa domanda, io penso che bisognerebbe definire cos'è un videogioco. Nel senso che ci sono ormai tantissimi videogiochi, rispetto a quando io ero giovane, ho iniziato, rispetto a quando io ero bambino, veramente. Ho iniziato ai tempi, nell'ultimo periodo della PlayStation 1, e l'inizio della PlayStation 2. Il numero di titoli che escono ogni giorno è centuplicato, moltiplicato per 1000, non lo saprei neanche dire, perché ormai sviluppare un videogioco è un'attività più o meno alla portata di tutti, se uno si vuole impegnare chiaramente e ha ambizioni contenute. E ci sono piattaforme, se si gioca da computer, in cui più o meno chiunque può pubblicare il suo videogioco e venderlo. Definire che cos'è un videogioco è fondamentale. Io avevo delle colleghe che discutevano di videogiochi con una dimestichezza che era un po' imbarazzante. Addirittura una volta ho sentito qualcuno dire i videogiochi elettronici. Questo era l'approccio, quindi si metteva tutto nello stesso grande calderone e non si capiva niente. In realtà ci sono vari motivi per cui una persona può videogiocare e in riferimento a questi motivi ci sono tantissimi modi di videogiocare. Per esempio, giocare a Fortnite, Apex Legends, giocare a Rocket League e giocarci in modo competitivo possibilmente sono delle esperienze diversissime da giocare a Silent Hill da solo. Quindi bisogna vedere, quando si dice che effetti ha il videogioco sulla persona, intanto bisognerebbe capire che cosa gioca questa persona, che cosa cerca questa persona, se questa persona che gioca cerca immersione, se cerca una narrativa, se cerca di provare delle emozioni, quindi in un certo senso si avvicina di più all'esperienza di guardare un film, comunque del fruire di un'opera d'arte, o se invece cerca uno stimolo competitivo, nel senso sta cercando di battere gli altri e di rankare. E allora si tratta di un'esperienza un pochino più vicina allo sport, perché c'è la dimensione competitiva. Talvolta a questa dimensione competitiva si associa anche una dimensione di ricerca della skin, e allora siamo più nell'ambito eventualmente del gioco d'azzardo. Quindi non si può fare un discorso generale. E comunque qualsiasi di questi approcci, l'approccio di ricerca della narrazione, del coinvolgimento, l'approccio competitivo, poi ci sono anche persone che giocano per rilassarsi, io non capisco come sia possibile, comunque ci sono. Ognuno di questi approcci può diventare, volendo, anche patologico. Nel senso che se l'attività consuma tantissimo tempo della giornata della persona che rinuncia a tutto il resto, allora possiamo parlare eventualmente di psicopatologia in atto. Ciò detto, è chiaro che per eccellere in un videogioco, specialmente se è un videogioco competitivo, bisogna dedicarci tantissime ore della propria giornata. Non si può pensare di diventare dei pro giocando 2 ore al giorno dopo i compiti. Quindi dire che una persona è affetta da psicopatologia soltanto perché vuole diventare forte, vuole scalare il ranking e quindi si allena, è come dire che qualsiasi sportivo che si allena e ne fa la sua ragione di vita è una persona in una condizione di psicopatologia. È discutibile. Quindi in generale direi che la risposta alla domanda se i videogiochi fanno bene o male è dipende, vediamo di che cosa stiamo parlando e soprattutto magari come prima domanda, magari se arriva una persona giovane a cui piacciono i videogiochi ma tu che videogiochi ti piacciono? A che cosa hai giocato ultimamente? È chiaro che questa domanda la si può fare soltanto se uno sa di che cosa sta parlando. Se uno non sa di che cosa sta parlando è meglio che questa domanda non la fa e passa oltre, perché altrimenti rischia di fare una figura vergognosa e giocarsi completamente l'alleanza con il paziente. Cioè non facciamo finta di sapere cose di cui invece non abbiamo nessuna cognizione, tra cui i videogiochi elettronici. Altra domanda, qualcuno ha chiesto, direi più di una persona, ed è una domanda classica di questa sottocultura e di questo gruppo sociale, se può avere un senso andare con una prostituta per risolvere i propri problemi con le donne, magari se non si è mai avuto una relazione sessuale con una donna e ci si sente di conseguenza molto insicuri perché si è arrivati un po' oltre l'età cosiddetta, perché io non credo che ci sia un'età normale, ma comunque l'età cosiddetta normale per avere i primi rapporti. E anche qui la risposta è che dipende molto. Ancora una volta, quando sento qualcuno dire andare con una prostituta, o meglio ancora andare a prostitute, sembra che le prostitute sono un insieme del tutto omogeneo e che ognuna di loro è uguale all'altra e che tutte offrono lo stesso servizio. Ovviamente vi rendete conto che questa è un'assurdità, non potrebbe certo essere così.
in generale, però possiamo dire che andare da una prostituta andare con una prostituta può essere un'esperienza un pochino urtante, perché parliamo comunque di persone che per la stragrande maggioranza non hanno scelto di fare questa vita. Sono delle persone che si trovano in questa condizione, fanno un lavoro che non è affatto facile da tutti i punti di vista, dal punto di vista dell'impegno fisico, dal punto di vista soprattutto direi dell'impegno psicologico. È un lavoro che è difficile da capire per un uomo se non si immedesima molto, ma comunque non è facile. Quindi le possibilità di essere trattati bene, cioè di ricevere comprensione, di ricevere una forma di affetto, sono molto basse. Anche perché, e questo lo devo menzionare, la stragrande maggioranza degli uomini che vanno con le prostitute in Italia, ma penso in tutto il mondo, in realtà non sono affatto incel che non hanno mai avuto una donna, ma sono persone sposate che cercano un po' un'emozione diversa. Quindi la maggior parte delle prostitute sono abituate a essere trattate piuttosto male e partono prevenute, anche se voi le trattate nel modo migliore, in realtà non sono molto propense a essere gentili e tolleranti, perché non ricevono né gentilezza né tolleranza per la maggior parte dei casi. Per rispondere alla domanda in modo diretto, allora, se il problema è che voi avete dei dubbi sul vostro corpo, sul potenziale funzionamento del vostro corpo, sulla conoscenza del corpo di una donna e del vostro in relazione a esso, allora sì, può avere un senso andare andare con una escort. Se invece quello che cercate è un'esperienza di connessione umana, dovete essere molto fortunati. Rimane il fatto che comunque ormai con internet, perché per fortuna internet ha cancellato un po' quella brutta piaga che erano le prostitute stradali cosiddette, cioè quelle che offrivano i loro servizi direttamente in strada, che era veramente una cosa estremamente squallida sia per loro, che era pericolosissimo tra l'altro, sia per le città che avevano dei quartieri dove di solito non si poteva andare. Ecco, ora invece tramite internet si può anche un pochino vedere di trovare una persona adatta alle proprie necessità. Io penso di averlo detto in modo abbastanza chiaro. Comunque, se non l'avete intuito, fate uno sforzo di decodifica di quello che ho appena detto e magari vi troverete un pochino meglio se proprio decidete di andarci. Comunque, se devo dare un consiglio secco a una persona che non ha mai avuto una relazione sentimentale e sessuale, se andare da una escort può essere una soluzione, io direi in realtà no. Già che siamo in tema di celibato involontario, solitudine maschile, una persona mi ha fatto una domanda molto interessante, cioè se, visto che ora si sta parlando tantissimo di celibato involontario, di manosphere, di questo genere di argomenti, tantissimo relativo, comunque se ne sta parlando molto molto più che in passato. Se per caso questo parlarne, evidentemente se ne parla perché ci sono molte persone che si trovano in questa condizione, può essere visto come un parallelo con quello che hanno fatto le femministe al principio del XX secolo, cioè cambiare la società radicalmente con le loro istanze. La domanda è molto interessante, la risposta in realtà non è facile da dare, nel senso che sì, è vero, le donne hanno fatto tantissimo lavoro per arrivare dove sono adesso, anche se io non so se le femministe della prima ora, cioè le suffragette, sarebbero contente di dove sono adesso, però sicuramente hanno fatto un gran lavoro negli ultimi 130-140 anni. Però quello che ha aiutato il cambiamento della condizione femminile, oltre ovviamente all'impegno sociale di donne che erano molto coraggiose visti i tempi, sono stati i grandi cambiamenti della storia, cioè attraversare 2 guerre e avere centinaia di milioni di morti per la stragrande maggioranza di uomini in 2 guerre devastanti, come non ce ne sono mai più state nella storia dell'umanità, ha cambiato molto i rapporti tra i 2 generi, sì, ma poi anche tutto il resto della società. Quindi io non so se l'impegno sociale da solo o comunque la pressione sociale di tante persone che si trovano nella stessa condizione basterà a cambiare, ad avere comunque un'influenza sulla politica. Penso che se arrivasse un evento cataclismico come una guerra, speriamo di no, o come il peggioramento drastico della denatalità, tra parentesi mi permetto di citare un film che è I figli degli uomini, che è un assoluto capolavoro che parla proprio di questo, cioè di un mondo in cui non si fanno più figli, non si riesce a fare più figli, che è un mondo che va completamente al collasso. Il progetto umano organizza una cena con tutti gli scienziati e i saggi del mondo, tutti lì a discutere teorie sul mistero dei misteri. Perché le donne non sono fertili? Perché non possiamo più fare figli?
C'è chi dice che sia per gli esperimenti di genetica, per i raggi gamma, per l'inquinamento, insomma la solita storia. Ecco, se succedesse qualcosa del genere, unito alla maggiore sensibilità verso questi argomenti come l'inceldom, male loneliness, men going their own way, e tutto quello che riguarda la manosfera, ecco, io penso che si potrebbe davvero costituire una società diversa da quella che è adesso, esattamente come si è costituita una società diversa da quando le prime femministe, hanno fatto valere i loro diritti e si è arrivati a risultati che per un uomo dell'epoca vittoriana sarebbero stati impensabili, sarebbe stati veramente distopia dal suo punto di vista. Ora torniamo un po' indietro nel tempo. Qualcuno mi ha chiesto che cosa ne penso delle teorie di Cesare Lombroso. Facciamo una brevissima introduzione su chi era Cesare Lombroso. Cesare Lombroso era un medico che in pieno Ottocento, in pieno positivismo, delineò una sua teoria sulla base di esperimenti che lui faceva, perché aveva a disposizione in grande quantità una risorsa importante, che erano le teste di persone morte, i crani di persone morte. Lui arrivò a postulare che il comportamento retto o criminale di una persona in sostanza si può predire dalla forma del suo cranio, che ovviamente è funzione del cervello che ci sta dentro. Quindi certe formazioni potrebbero determinare l'essere o non essere quello che lui definiva uomo criminale. Le teorie di Lombroso sono state smentite ripetutamente, in un sacco di forme, in tantissimi modi e in tantissimi tempi diversi. Ora abbiamo una certezza, direi quasi matematica, del fatto che le teorie di Lombroso, prese così come lui le intendeva, non sono attendibili. Il merito di Lombroso, però, e questo è un merito che secondo me non gli viene riconosciuto abbastanza, è comunque di averci provato, nel senso che lui si trovò di fronte a un problema eterno, cioè capire perché alcune persone fanno il male e certe altre invece non lo fanno, a parità di condizioni, e gli venne in mente, molto influenzato anche dal suo tempo, perché non era lui certo l'unico a fare quella che veniva chiamata frenologia, era questa scienza dello studio della forma del cranio, comunque di caratteristiche fisiologiche per predire il comportamento. Era lo spirito del tempo. Probabilmente fra 150 anni, quando ci saranno gli alieni sulla Terra, anche loro rideranno di quello che facevamo noi e delle nostre teorie. E detto così, tutto fa ridere quando lo si guarda a distanza di un certo tempo. Dicevo, il fatto che Lombroso ci ha provato, però, almeno, secondo me ha fatto in qualche modo andare avanti la scienza, se non altro per critica. Rimane il fatto che comunque di quel periodo del positivismo, e quindi anche di Lombroso, secondo me è da mantenere lo spirito di non arrendersi, cioè di non dire c'è una cosa e noi non ne sappiamo niente e quindi pazienza, brancoliamo nel buio, la mente è black box, come dicevano i comportamentisti. E lui ci ha provato con i mezzi che aveva, influenzato lo spirito del tempo, e qualcuno dice correttamente con una grossa dose di antimeridionalismo, perché all'uomo certamente non piacevano particolarmente quelli come me. Molti dei suoi uomini criminali erano in realtà quelli che venivano chiamati briganti del sud Italia. Sicuramente c'erano dei grossi bias da tanti punti di vista, e le sue teorie non le possiamo prendere per buone. Tra l'altro molto divertente, l'ho studiato quando studiavo criminologia alla magistrale, è che quando Lombroso dice uomo delinquente, non intende dire uomo nel senso di essere umano, intende proprio dire maschio, perché dal punto di vista di Lombroso la donna è incapace di commettere il crimine, soprattutto se parliamo di crimini violenti. Per Lombroso le donne non sono fisicamente abilitate a uccidere, a rubare in modo violento, non sono predisposte a terrorismo, questo tipo di cose le donne non le possono fare. Tra l'altro fa molto ridere, perché noi invece sappiamo dalla cronaca, ma anche da altre fonti, che le donne possono assolutamente fare tutto ciò. E secondo Lombroso però la donna può essere criminale, può però fare un solo crimine. Indovinate quale? Prostituirsi. La prossima è una domanda facile, che dipende dal fatto che io mi sono espresso in modo un pochino criptico in uno dei miei video, in cui ho detto che molto spesso le psicologhe donne non capiscono che gli uomini hanno un bisogno di socialità che io ho definito più orizzontale. Quindi ora spieghiamo che cosa significa orizzontale, perché onestamente mi sono espresso veramente in modo poco chiaro, e di questo mi scuso. Quando dicevo una socialità di tipo orizzontale, intendevo dire una società che è basata su una sorta di equità fra gli uomini. Cioè, molti uomini capiscono il concetto di gerarchia, anzi ce l'hanno fortissimo il concetto di gerarchia, e molti di noi vorrebbero anche scalarla eventualmente quella gerarchia. Però quando finiamo di essere nel nostro ambito professionale o nel nostro ambito sportivo, insomma tutti i settori in cui c'è un capo, c'è un subalterno,
Il nostro bisogno di socialità è orizzontale, nel senso che diventiamo tutti uguali. Non c'è sensazione migliore per molti uomini rispetto a quella di essere trattati e trattare gli altri in modo fraterno, proprio nel senso etimologico del termine, come fratelli. Che cosa significa in modo fraterno? Significa anche con una grossa familiarità, con un atteggiamento che può sembrare anche dall'esterno, specialmente alle ragazze che hanno difficoltà a capirlo, è anche rude, anche provocatorio, quasi al limite dell'aggressione. Molte donne faticano a capire, perché giustamente è controintuitivo, che più si avvicini a un altro uomo, più spesso si ricorre a un umorismo pesantissimo, a provocazioni che fuori da quella cerchia, fuori da quel rapporto comunicativo che si è stabilito, sarebbero sanguinose, cioè probabilmente causerebbero veramente una rissa, un accoltellamento. Ma dentro quel contesto le parole perdono il loro significato semantico e si trasformano in qualcos'altro. E quindi insultarsi a vicenda diventa una sorta di rituale per entrare in questa orizzontalità. Cioè c'è una soglia di accesso e poi si è tutti uguali, si è tutti fratelli. Se le cose vanno bene, ovviamente si è in un ambiente sociale aperto. Poi, una volta finito però questo tipo di confronto, è quando si passa al modello invece di produzione, di lavoro, e si ritorna alla gerarchia più verticale. E questo era quello che intendevo dire. Passiamo di palo in frasca. Qualcuno mi ha chiesto che cosa ne penso delle piattaforme di psicoterapia online. Chiaramente immagino che questa persona si riferisse alle piattaforme di psicoterapia online italiane, ma anche su questo, e soprattutto prima di tutto su questo, dobbiamo fare un distinguo. Intanto io le piattaforme in questione non le nomino col loro nome perché non voglio avere problemi, ma comunque sono due, una è molto serena, l'altra è molto brava. Penso che mi avete capito. In realtà queste piattaforme italiane, che sono nate da poco, perché quella brava è nata nel 2019, quindi veramente l'altro ieri dal punto di vista commerciale, l'altra invece è un'emanazione di una cosa che esisteva già in forma completamente diversa, però ed è nata nel 2020-2021, quindi al tempo del Covid, dici tu perché? Penso che sia facile da capire, ma gli americani naturalmente erano molto più avanti di noi con le piattaforme. In America c'è una tonnellata di piattaforme come queste due, ma molto più grandi ovviamente, e anche molto più predatorie dal punto di vista commerciale e dei rapporti con i professionisti che ci lavorano. Che ne penso io delle piattaforme? Io penso che fossero un'evoluzione naturale, nel senso che il mercato richiedeva una cosa e gli utenti che la richiedevano sono stati soddisfatti in questo modo, cioè con la creazione di un'azienda apposita. Detto questo, per forza di cose, quello su cui devono puntare queste piattaforme sono due fattori. Uno non mi disturba affatto, l'altro mi disturba moltissimo. Il primo è che i prezzi sono bassi rispetto allo standard. Tra l'altro, cosa molto interessante, i prezzi di entrambe queste piattaforme sono uguali in tutta Italia. Quindi non tengono conto delle differenze economiche delle varie aree dell'Italia che, come voi ben sapete, non ve lo devo dire io, sono gigantesche. Tradizionalmente i psicologi che vivevano in una certa area facevano riferimento ai prezzi di quella data area, quindi uno psicologo che lavorava a Palermo, come me, non aveva gli stessi prezzi di uno che lavorava a Milano, a parità di formazione, a parità di valore autopercepito. Queste piattaforme invece appiattiscono tutto. Il prezzo è uguale per tutti e soprattutto è uguale anche per le persone che vivono all'estero. Molte di queste piattaforme in fondo servono un proposito che è fornire agli italiani che vivono fuori dall'Italia terapia in lingua italiana. Quindi devo dire, a me, al netto del fatto che non sono d'accordissimo su questo pareggiamento dei prezzi, il fatto che i prezzi siano bassi, perché parliamo di 39 euro a seduta in una delle due, l'altra costa un po' di più, non dà fastidio, anzi sono contento dell'accessibilità della terapia. Quello che invece, come dicevo, mi dà un grande fastidio, come a molti altri, è la pubblicità, perché ovviamente essendo aziende possono sopravvivere solo se la loro pubblicità è efficace, cioè solo se il reparto marketing fa il suo lavoro. Spesso però questo lavoro viene fatto con esiti che sono tragicomici, perché entrambe le piattaforme più grosse in Italia fanno degli spot che certe volte sono rivedibili a dire poco. C'era un famoso spot di una delle due, quella serena, che aveva i piedi di una ragazza belli in primo piano, e infatti tutti i commenti poi erano su questo. What's that?
What's that, brother? Infatti, anche se queste piattaforme entrambe si premurano di togliere molti dei commenti, soprattutto su Facebook, poi si vede che in realtà l'engagement che hanno è spessissimo negativo. Un po' perché la psicologia è una materia sensibile, specialmente la clinica è una materia sensibile, quindi in ogni caso è difficile farsi pubblicità, se si lascia la sezione dei commenti pubblica e aperta. Un po' perché obiettivamente lo fanno in modo anche goffo, certe volte, direi spesso in modo goffo. Poi per chi ci lavora ci possono lavorare soltanto, in teoria, soltanto psicoterapeuti, cioè persone che hanno iniziato, almeno sono arrivate a metà della scuola di psicoterapia. Io non potrei, per esempio, se mai avessi l'interesse. Ecco, le condizioni in cui si lavora in queste aziende sono particolari, nel senso che, essendo aziende, avendo il primario obiettivo di fatturare a livelli che comunque nessun libero professionista potrebbe sostenere, si viene costantemente invogliati a agganciare, come dicono loro, il cliente, tenerlo con sé, ottenere feedback positivi per la piattaforma e per se stessi. Come dicevo, gli americani anche da questo punto di vista sono avantissimo, perché invece quella loro la posso nominare, perché non credo che mi querelino. BetterHelp, che è la più grande piattaforma di psicoterapia del mondo, ma di gran lunga, cioè le nostre al confronto sono proprio dei nani, da tutti i punti di vista, numerico, dell'impatto, anche del ridicolo, perché comunque noi un po' di dignità la proviamo a mantenerla. Ecco, i psicoterapeuti che lavorano con BetterHelp hanno l'abitudine, da quello che si dice in moltissimi forum di dibattito americani, di chiedere il feedback e le stelline di conferma prima dell'inizio della terapia. Cioè praticamente l'obiettivo della terapia non è più aiutare la persona, ma è diventato pubblicizzare se stessi. Da noi non si arriva a questo livello, perché ci sono più regole e comunque c'è un senso dell'imprenditoria meno spietato rispetto agli americani, però comunque la direzione è quella, nel senso che le supervisioni che si ricevono dai sorveglianti / aiutanti della piattaforma poi vanno tutte in quella direzione, agganciare e mantenere il paziente, perché conviene naturalmente. Quindi io ho un'opinione abbastanza ibrida delle piattaforme, che però, questo lo devo dire, sarà argomento di un prossimo video, lo dico adesso, sono comunque meglio dei guru che aiutano gli psicologi a aumentare il proprio fatturato, che è un fenomeno vergognoso che andrebbe esplorato e sanzionato. Ok, adesso andiamo sul personale. Una persona che mi è cara, perché ha contribuito alla crescita del canale in modo diretto, in modo indiretto, ed è stata sempre molto positiva nei miei confronti, mi ha chiesto di parlare delle mie relazioni personali, o meglio dell'evoluzione del mio rapporto soprattutto con le donne. Per rispondere adeguatamente io dovrei raccontarvi un po' tutte le mie esperienze, soprattutto di quando ero adolescente. Non c'è tempo, non c'è spazio e soprattutto non è neanche particolarmente interessante, credo, come argomento, però vi posso dare qualche indicazione di massima, soprattutto magari perché può essere utile a qualcun altro. Io ho avuto un'adolescenza dal punto di vista relazionale assolutamente vuota, nel senso che giocavo molto di più ai videogiochi, giocavo molto di più e dipingevo miniature, giocavo a carte, giocavo a Magic, non che ora abbia smesso, ma comunque giocavo molto di più. Io odio questa definizione perché ormai è stata completamente svuotata di ogni significato ed è stata proprio comprata dai brand, ma si può dire che ero quello che avreste definito un nerd. Come molti nerd avevo grossissime difficoltà ad approcciarmi alle ragazze, che però mi piacevano molto. Cioè io non ero il tipo che arrossiva di fronte alle ragazze e aveva remore ad avvicinarsi. Io mi avvicinavo e come, però non sapevo come farlo, siccome non ero e non sono proprio un bell'uomo, spessissimo non ottenevo quello che volevo, anzi praticamente non lo ottenevo mai. Il punto di svolta di tutta la mia vita, da questo punto di vista, è stato quando ho iniziato a suonare in modo un po' più serio. Cioè io ho cominciato a suonare il basso quando avevo 15 anni, per un anno e mezzo ho suonato il basso per conto mio, cioè per imparare a suonare lo strumento. Poi nel 2011, all'inizio, la mia scuola di musica cominciò a fare delle lezioni di musica d'insieme, a organizzare dei laboratori in cui si suonava, e tutte persone giovani. Non era obbligatorio essere giovani per essere iscritti, però di solito le persone più grandi non facevano queste cose. I giovani invece le facevano con molto entusiasmo, e quindi mi trovai a suonare in un musical, quindi in un ambiente ristretto, con tantissime ragazze in proporzione, in cui si parlava solo di un argomento che io padroneggiavo si fa per dire, perché comunque
agli inizi, però era un argomento che mi appassionava, quindi ci investivo tantissimo tempo e tantissime risorse e anche tantissimi soldi, perché chi suona sa che è un pozzo di soldi senza fine, comprare strumenti, attrezzature varie. E in questo contesto molti dei miei limiti si vedevano meno, tra cui chiaramente l'aspetto estetico, che vabbè conta sempre, però c'era anche altro, c'erano anche altre considerazioni oltre al mero aspetto estetico. E in più, oltre a questo, io avevo guadagnato moltissimo in sicurezza. Quando si dice che per uscire dalla condizione di Inceldom ci vuole la sicurezza dei propri mezzi, in realtà questo non significa che bisogna diventare delle persone arroganti, insopportabili. Significa però che sapere fare bene qualcosa in un ambiente in cui questo sapere fare bene qualcosa è valorizzato, perché vi garantisco, a scuola mia, se io suonavo il basso bene, potevo essere anche un virtuoso, cosa che non ero e non sono, ma non gliene importava niente a nessuno. Là dentro aveva un certo peso. Quindi ci vuole saper fare bene qualcosa e quindi guadagnarne in sicurezza, in autorità, e trovarsi in un posto favorevole alle proprie caratteristiche, e allora in effetti le cose migliorano. E per me sono migliorate, perché lì dentro ho trovato la mia prima ragazza, a 17 anni suonati, quindi parliamo di veramente in ritardo rispetto a quello che si dice comunemente. Ripeto, io non sono d'accordo. E poi da lì, anche se io per lunghi periodi di tempo ho smesso di suonare, o comunque di suonare diciamo quasi come un professionista, perché lì la situazione era abbastanza seria, ho comunque imparato questa regola fondamentale, che avere competenze e usarle in un certo ambito in cui quelle competenze vengono viste è importante. Ancora mi ricordo di quando nel 2020, in piena pandemia, stavo chattando con una ragazza e lei mi disse: ma tu che cosa hai fatto di importante nella tua vita? Io le dissi: sono stato numero 529 della ladder di Magic Arena. E lei mi disse: 529, questo sì che è un traguardo, chiaramente con sarcasmo, perché dal suo punto di vista era un dato irrilevante, ed è un dato irrilevante. Però se sei nel contesto giusto, essere il numero 529 della ladder di Magic, costruito tra l'altro, non draft, può avere un valore importante. Quindi questa è una cosa che io ho imparato e che mi sono portato dietro. Mi sono anche portato dietro una cosa importantissima, direi, che è stato che in quel periodo di formazione fondamentale in cui ho cominciato a suonare con gli altri costantemente, ho imparato anche come parlare con gli altri, specialmente come parlare con le ragazze. Questa è una cosa che ho sentito diverse volte dai miei pazienti, cioè io non riesco a essere naturale quando parlo con le ragazze, e in realtà sarebbe meglio non essere del tutto naturali, però sarebbe anche meglio non essere del tutto costruiti, perché sennò, se tranne se uno non è un bravo attore, si vede che non sta facendo sul serio. E come si fa a trovare questo giusto mezzo? Si fa principalmente imparando a mantenere un bilanciamento fra l'arroganza e la sicurezza di sé. È un confine molto sottile, che alcuni superano anche agevolmente. Io l'ho imparato provando e riprovando, però in un ambiente, dicevo, confinato, chiuso, in cui avevo anche il supporto del mio insegnante, che poi era anche il direttore del progetto intero, e questo mi aiutava tantissimo, ovviamente, in cui comunque potevo chiedere scusa facilmente se sbagliavo, ecco. Come ho detto tante volte, mi dispiace per i ragazzi molto giovani, quelli che hanno adesso l'età che avevo io, quindi stanno cominciando, stanno per diventare maggiorenni, perché questo tipo di terzi spazi, questo tipo di attività si stanno riducendo sempre di più. Insomma, se sei bloccato solo col telefono, Tinder, la scuola, non è semplice. Io sono stato fortunato, non so cosa sarebbe stato di me se non avessi cominciato a suonare. Penso che avrei avuto voti migliori a scuola, però a parte questo la mia vita sarebbe stata, dal punto di vista relazionale, credo uno sfacelo. Spero di aver risposto in modo esauriente alla domanda che riguardava eventuali blocchi con l'altro sesso, perché sì, ne avevo tantissimi, ma li ho superati piano piano, tra l'altro, e non senza ricadute, grazie a un metodo che ho acquisito. Ultima domanda e abbiamo finito, e credo che abbiamo come sempre sforato il muro dei 40 minuti, anche se poi in post cercherò di ridurlo questo ammontare enorme. Comunque l'ultima domanda è una domanda che ho ricevuto tanto tempo fa. Qualcuno mi disse di parlare di questo argomento, ed è quello dei profumi, cioè della collezione di profumi che voi vedete in ogni video più o meno alle mie spalle. Infatti adesso, per parlarne, li accendo e prendo il mio preferito, così ve lo descrivo un po' insieme a tutti gli altri e come è iniziato questo interesse, che vi anticipo è molto recente.
Questo è Encre Noir, che è stato il mio primo profumo in assoluto. È un profumo di Lalique, che è un marchio francese che produce tante cose, tra cui soprattutto cristalleria e vetri decorati, il core business della Maison. Però a un certo punto, all'inizio degli anni 2000, forse un po' prima, ha cominciato a produrre e commercializzare anche dei profumi. Questo è il più famoso, che ne sono stati fatti quelli che vengono chiamati flanker, cioè delle variazioni, ma questo è l'originale, diciamo il primo, che è del 2006 ed è stato fatto da una profumiera che si chiama Natalie Lawson. Molti lo descrivono come un profumo scuro, tetro, addirittura qualcuno dice cimiteriale. Io non sono proprio d'accordo. Sicuramente non è allegro, sicuramente non è One Million. Se andate in discoteca con questo non fate tante conquiste, ma tanto non le fate comunque, perciò potete anche ignorare il profumo e mettere quello che volete. Quando ho iniziato ad avere interesse verso i profumi? All'inizio di quest'anno. Nel senso che ho sempre avuto un buon naso, mi è sempre colpito il profumo degli altri, soprattutto quello femminile, però io per qualche motivo non ritenevo di poterne indossare io personalmente, come se non fossi degno di questa attività e di questo piacere. Da un lato, e dall'altro lato li ritenevo un vezzo un po' per persone con poche cose da fare e tanto tempo libero. Cioè, tra l'altro, io sono esattamente questo, quindi a ragionarci sarebbe stato corretto. Io in origine volevo prenderne soltanto un paio, poi è una di quelle cose che se mai ci finite dentro vi assicuro che vi prende la mano. E quindi ho scoperto tutto il mondo della profumeria araba. Per esempio questo, che è un altro mio preferito. Questo è un profumo che si chiama Fattan di Rasasi, perché moltissimi profumi arabi sono in realtà non copie, ma comunque sono molto ispirati a profumi famosi occidentali, tipicamente francesi. Per esempio Fattan si ispira moltissimo a Terre d'Hermès. Il problema dei profumi, sono sicuro che lo sapete anche se solo incidentalmente, è che costano tantissimo, costano una follia, non tanto quelli da uomo, non tanto quanto quelli da donna, però comunque costano tantissimo. E i profumi arabi, cosiddetti, qualcuno li chiama dupes, anche se non è un termine corretto perché il dupe sarebbe un'altra cosa, offrono buona qualità, anche ottima se uno sa cercare bene, a un prezzo molto più ragionevole, che ben si sposa con un interesse che è nato da poco. Non escludo che poi, se per caso sbanco e faccio i soldi, non passerò a quelli veri, tra virgolette, però non credo, perché non sono uno che spende facilmente. Bene, finalmente siamo arrivati alla fine di questo QA. Non dico finalmente per me perché io mi sono divertito a farlo, dico finalmente per voi che forse avete avuto la pazienza e la bontà di ascoltare e arrivare a questo punto. Spero che mi abbiate conosciuto un pochino meglio, che quello che vi ho detto in qualche modo vi abbia aiutato un po' a connettervi con me e a non vedermi soltanto come uno che sta nell'angolo a pontificare su tante cose, perché io non mi sento questo, non mi sento e non voglio essere percepito come questo. Chiaramente ve lo dico come consiglio finale, non richiesto. Nessuna persona pubblica, nel senso che appare quando decide lui o quando gli viene comandato, è davvero quello che è nella vita. Però io penso che l'autenticità è un valore importante e oggi ho cercato di essere autentico meglio che potevo, cercando di non cadere nel ridicolo. Poi se non ci sono riuscito mi perdonerete. Come sempre, state in salute e sappiate che vi voglio bene. Ognuno dei 1415, non so quanti siete adesso, comunque un'ora fa eravate 1415, che mi supportano e mi ascoltano. E ancora, 1000 volte grazie.